Mi chiamo Stéphanie, in arte Master Chef, e sono una biunna sicula di origini francesi innamorata della sua terra, dei mille colori, sapori e profumi. La mia Sicilia Bedda è meravigliosamente variegata e la sua cucina rappresenta al meglio questo enorme patrimonio culturale. Ogni provincia, ogni comune, anzi ogni famiglia ha la sua personale interpretazione della tradizione. Voglio portarvi con me in un viaggio alla scoperta della nostra cultura gastronomica. Storie di ricette, ma soprattutto storie di persone, di riti familiari, di emozioni e di legami. Benvenuti a Siciliani ai Fornelli, Ragusa Edition. Oggi stiamo andando a casa di Daniela a scoprire la sua versione della scaccia ragusana al pomodoro. Non vedo l'ora di assaggiarla. Masterchef. Ma buongiorno! Ciao, benvenuta. Grazie. Comodati. Allora, intanto ho preso un po' di biscottini. Buongiorno signora. Piacere, Stefanie. Mia madre è giovane dentro. Grazie. Se non offri cibo non sei siciliana. E bisogna fare anche il bis. Allora Dani, oggi che ricetta vuoi farci vedere? Allora, oggi faremo le classiche scacce anturciniate, cioè le scacce col pomodoro. Dimmi una cosa Dani, tu quando hai iniziato a fare le scacce? Allora, io ho iniziato in realtà quando mi sono sposata, cioè quando sono andata fuori di casa, perché a casa mia c'erano mia mamma, le mie nonne. Quando ero piccola andavamo in campagna da mia nonna che aveva il forno a pietra, quindi noi giocavamo con mia sorella, però mentre guardavamo insomma come la preparazione, quindi davo sempre un occhio. Poi a casa, giustamente da sola, ho dovuto imparare a farle da sola, però sempre con le chiamate a mia mamma. Mamma, la sfoglia si rompe, insomma, comunque ho sempre avuto l'aiuto da casa, ecco, l'aiuto da casa. Allora, giusto che l'hai citata, io volevo chiedere alla tua mamma, signora, buongiorno. Ma lei come ha imparato invece a fare le scacce ragusane? Io la stessa cosa di mia figlia, perché andando a scuola logicamente non mi interessava, non avevo il tempo, quindi ho iniziato poi a imparare da sola, autodidatta pure io. E mi dica, secondo lei le sue scacce sono molto simili a quelle che per esempio faceva la sua mamma, oppure ha messo un tocco in più rispetto a quella che era la tradizione di famiglia? Ma io penso che ognuno di noi poi mette del suo, non può essere una manifattura uguale all'altra, è una cosa penso normale. Il lievito lo sciogliamo in un bicchierino d'acqua. L'acqua è calda a temperatura Tiepida, ambiente? tiepida. Ok. Naturalmente come farina utilizziamo, La farina di grano duro. sciogli il lievito lì, quindi tu utilizzi il lievito di birra, quello secco. Io sì, quello secco mi trovo molto meglio perché ci faccio anche le pizze. Sì, quindi facciamo la classica fontanella e iniziamo a impastare. Io il sale lo metto dopo. Ovviamente dobbiamo mettere anche l'olio d'oliva. O con l'olio, oppure quando mi trovo io dentro dello strutto, lo strutto la rende ancora più fragrante. Ma in effetti lo strutto un tempo era alla base Sì, di tutti sì, gli impasti, vero, no? vero, sì. Intanto vediamo Daniela che si sta facendo un po' di muscoli. E vai, un po' di palestra. Come deve essere la consistenza dell'impasto per capire che è pronto? Allora, non deve essere troppo duro, deve essere anche elastico, giusto mamma? Sì. Ma non deve essere neanche troppo umido. No, neanche troppo morbido, se no perché poi altrimenti appiccicano, non si può riesce. stirare la sfoglia. Beh, il sale comunque è un'ottima idea metterlo lontano dal lievito, perché comunque il sale messo insieme al lievito potrebbe Sì, bloccare sì, un po' la esatto, lievitazione. esatto, quindi questo- Sì, infatti diciamo che essenzialmente nella scaccia al pomodoro il lievito serve ad ammorbidire un po' l'impasto Sì, sì. e a renderlo più lavorabile. Quindi questa è un'altra particolarità che spesso i non ragusani non capiscono e tendono a farla più spessa, spessa, perché vanno a sì. cercare appunto l'alveolatura del lievitato, che invece Che nella no, scaccia assolutamente no. Dagli il tuo tocco. Vai. Vediamo che dice. Da notare mia mamma e io, guarda quanto è fashion mia mamma con le unghie. Troppo moderna.
Mi devo mettere in punta di piedi perché non ci arrivo. Forza Daniela, forza, pigliamo Olio la di gomma, legnata. avanti, forza, diamogli un po'. Questo si chiama scaniature Perché devi scagnare, perché me l'ha fatto mio marito invece. Oh. Me l'ha costruito. E infatti è gigante. io pensavo fosse un'eredità antica, invece No, il in marito. realtà no. È un regalo di mio Bellissimo, bellissimo. marito. E poi c'era la briula. Sì. E c'era questa danza che facevano, quella a terra, l'altro che faceva così e girava, era proprio magico, era un momento bellissimo. Poi la cosa che mi ricordo, in questa stanzetta praticamente c'era un letto, però in quel letto non ci dormiva nessuno, No, era perché era il letto, del pane. Quindi tu ora le stendi tutte e poi passi al condimento di tutte Alla o fine. fai una? No, prima le stendo tutte. Ok. E poi dopo facciamo il condimento. Quindi Daniela le stende tutte senza tempi di lievitazione. Yes. Che cosa ne pensate? Ora sotto non si No, può, no, non si può niente. Infatti sicuro proprio. Io ora controllo. Vediamo quanto è sottile. Ancora non è sottile, ancora questa è troppo grossa. Ci proviamo alla fine, così. È così. È così. Sì, e questa è infatti la già tradizione. e già si è bucata, però vuol dire che se si è bucata vuol dire che sta iniziando a diventare sottile. Esatto. E invece il sugo tu l'hai preparato ieri, Sì, giusto? sì. In modo da averlo già bello freddo, no? Perché naturalmente non possiamo andare a mettere il sugo caldo sull'impasto perché lo rovinerebbe, lo farebbe ammuddare, come diciamo noi in francese. Proprio in francese, un altro francesismo è che io l'ho fatto prima perché così viene assettato. Sì, perché è vero, perché il sugo poi diventa più equilibrato, quindi riposando i sapori si amalgamano. Sto traducendo per gli amici del nord. Allora Stefani, per te, vediamo se ci entri. Sì, perché questo se lo... Ragazzi, mi vedete in una nuova veste Guardate. oggi. Bene. E ora, come si dice, a puttana mamma la fiura. Allora, prendiamo un panettino. Io mi facilito un po' il compito già con le mani, prima. E allora qua, come dicevamo prima, bisogna mettere la farina, se no si appiccica. Se anche tu vuoi partecipare al programma, clicca sul link che trovi in descrizione. Tanto Stefani sei l'unica che non l'ha bucata. Zitto, zitto, non mi agghiettare. Cioè, forse è venuta migliore delle altre. Vabbè, ma è Masterchef, scusate. No, per niente, signora. Complimenti. Non per niente è Masterchef. E tu gli metti soltanto lo zucchero in questa salsa? No, allora, la salsa quando inizia a sobbollire gli metto il bicarbonato che toglie l'acidità. Dani? E i giorni moderni sono degli stuzzichini. E poi sono adatti a tutti perché sono anche vegetariane le focacce, a meno che non fai quelle col pesce, che poi il pesce è vegetariano pure, no? Sì, anche il sugo di maiale senza pezzi è Sì, vegetariano. sì, certo, perché poi tu fai il sugo e togli il maiale e diventa senza pezzi. Certo, vegani a noi, vi aspettiamo. Come un pollo che è carne che non è Un carne. pollo che è carne. Tu che ne capisci. Allora, intanto mettiamo il ragusano che ho tagliato a pezzi, lo metto dentro come avevamo detto. Lo mettiamo un goccino d'olio, un goccino, poi non è mai un goccino, Un giro d'olio. un giro d'olio. E come dice la zia Maria, a scaccia senza uoglio non sa per niente. È Quindi, vero. Quindi iniziamo a condire questa scaccia. Chiamarla focaccia non mi piace per niente. Sì, è una cosa ben diversa dalla scaccia ragusana. Poi si gira questo, ok? Adesso la chiusura. 1, 2 e 3. Ecco E ora qui, qua la cosa Dani, ti difficile- aiuto. Olè. Prima fatta. Ah, a proposito, ricordatevi di mettere un like al video e di seguire la mia pagina. Vedi, già in questa fase io vedo delle piccole variazioni Sì? rispetto a come lo faccio io, perché io per esempio stendo su tutta la sfoglia e poi piego.
volta, quando usavano fare il pane in casa ogni settimana, impiegava molto tempo logicamente perché ne facevano in grande quantità. Allora arrivava il momento di mangiare a mezzogiorno, ma non avevano niente di preparato. E allora hanno escogitato questa usanza, prendevano un pezzettino di pane lievitato, lo schiacciavano e lo infornavano. Poi appena cotto mettevano un po' di sale e olio e quello era il mangiare così per accomodare. Ah, interessante. E la chiamavano la famosa scaccia a mezzo forno. Cara Daniela, per ringraziarti No. dell'ospitalità abbiamo pensato di omaggiarti con una bella scatola del nostro sponsor Rosso di Sicilia. Mamma mia, bello, grazie. Per te c'è una selezione di bruschette di tutti i tipi per fare bruschette variegate. D'altronde le cose Rosso di Sicilia sono buone come quelle fatte in casa. Mamma mia, c'è di tutto. Grazie. Mamma mia, che bello. Grazie mille. Voilà. Finalmente. Pronti per l'assaggio. Io ho adocchiato questa. Prego signora, può Perché mi sa che andare. l'avevamo adocchiata tutti quella, vero? Io ho adocchiato questa che è anche più larghetta. Certo. Con la cosina che esce. Il formaggio. Allora, buon appetito. Buon appetito. Buonissimo. Dai, complimenti. Si sente la dolcezza della salsa che secondo me bilancia benissimo il formaggio stagionato, quindi il bilanciamento totale è ottimo, ancora è bella calda, quindi c'è anche il formaggio bello filante, ma questa, come dicevamo prima, seduta sarà ancora più bilanciata, come poi succede sempre alla scaccia al pomodoro. Buonissima Daniela, complimenti. Grazie. Grazie anche agli insegnamenti di mia mamma, di mia nonna soprattutto. Comunque, la scaccia di Daniela è proprio Buonissima!